Il crepuscolo calava su Ravenna quando Onoria si affacciò alla finestra della sua prigione dorata. Il palazzo imperiale era maestoso, ma per lei era solo una gabbia. Da tempo il fratello, l'imperatore Valentiniano, la teneva sotto stretto controllo, temendo le sue ambizioni. Ora aveva deciso di darla in sposa a un vecchio senatore, un uomo che lei disprezzava. Non avrebbe permesso che la sua vita fosse decisa da altri. Nel buio della notte prese una decisione rischiosa. Inviò un messaggero ad Attila, il re degli Unni, con un anello e poche parole scritte su un frammento di pergamena. Era una supplica di aiuto o un patto di matrimonio. La verità si perdeva nell'ombra delle intenzioni. Nella sua tenda, circondato dal fumo dei bracieri, Attila osservava il gioiello. Lo fece girare tra le dita, gli occhi fissi sulla piccola gemma incastonata. Per lui non era solo un pegno, era una proposta. E una proposta doveva avere una dote. Sorrise con soddisfazione. Se l'imperatrice di Roma lo voleva come sposo, allora Roma avrebbe dovuto pagare un prezzo adeguato. Metà dell'impero d'Occidente. Il messaggero partì con la risposta. A Ravenna, quando Valentiniano III lesse le parole di Attila, il sangue gli si gelò nelle vene. Sua sorella aveva appena fornito al flagello di Dio un pretesto perfetto per muovere guerra. Onoria fu subito segregata e il suo servitore giustiziato. Ma ormai il dado era tratto. La terra tremava sotto gli zoccoli dei cavalli Unni. Attila avanzava con il suo esercito devastando la Gallia e mettendo a ferro e fuoco le città romane. La sua ira non conosceva ostacoli. Nel 451 d.C. a Chalons, i Romani e i loro alleati visigoti lo affrontarono. Fu una delle battaglie più sanguinose della storia, ma Attila non si piegò. Ritiratosi, preparò il colpo finale, la marcia su Roma. Le porte di Roma sembravano pronte a cadere. Ma quando Attila si trovò di fronte a un vecchio in abiti semplici, fermò i suoi soldati. Papa Leone I, con uno sguardo fermo e parole che nessuno osò contestare, convinse il re degli Unni a risparmiare l'urbe. Cosa si dissero rimane un mistero, ma quella notte Attila rinunciò alla vittoria più grande. Un anno dopo, la morte lo colse improvvisamente nella sua tenda, durante la notte di nozze con una giovane principessa germanica. Alcuni dissero che fu un'emorragia, altri sospettarono un assassinio, e Onoria, la donna che aveva scatenato l'ira di Attila, fu risparmiata dalla furia del fratello ma condannata a una vita di reclusione. Il suo nome fu dimenticato, ma la sua azione cambiò per sempre il destino dell'impero. Fu amore o solo un pretesto? Onoria voleva la libertà, Attila voleva un impero. Ma in quella storia di ambizione e potere, un semplice anello finì per scuotere il mondo.